Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Mariano. Avete presente quelle immagini create con l'intelligenza artificiale che sembrano uscite da un sogno giapponese? Case sospese tra le nuvole, bambini dagli occhi giganti, foreste incantate. Quello, amici miei, è lo stile Ghibli o Ghibli Style. E oggi vi porto con me in questo viaggio tra pixel e poesia. Infatti vorrei scoprire con voi che cos'è lo stile Ghibli, perché l'intelligenza artificiale lo ama così tanto e cosa ne pensa proprio lui, l'inventore dello stile Ghibli, Hayao Miyazaki. Bene, quindi questo è un video, diciamo così, istruttivo, un video in cui andremo alla riscoperta dell'antico Giappone. Benissimo, la prima cosa che voglio farvi vedere è... No, la prima cosa è che ti devi iscrivere al mio canale, perché lo vedi qui non solo intelligenza artificiale, ma anche tante cose sulla tecnologia, anche, ecco, le spiegazioni di alcuni fenomeni che abbiamo proprio intorno a noi. Quindi dai, iscriviti, eh. La prima cosa è capire cosa significa stile Ghibli. Per chi non lo conoscesse, è nato da uno studio chiamato Studio Ghibli, che vi faccio anche vedere qui online. Adesso sistemo e vi faccio vedere, eccolo qui, guardate. Lo Studio Ghibli è uno studio di animazione giapponese fondato nel 1985 da Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki. Eccolo qui, poi guardate come abbiamo anche, ad esempio, sulla l'enciclopedia britannica, ma la possiamo ritrovare anche all'interno di Wikipedia, insomma, tantissime notizie. Vedete, questi sono i fondatori dello studio Ghibli. Il nome Ghibli viene proprio dal vento del deserto del Sahara e quindi loro volevano immaginare come il soffiare una nuova aria nell'animazione. E ci sono proprio riusciti, insomma, chi di voi magari è esperto di animazione, magari scrivetemelo anche qui nei commenti se ho fatto qualche piccolo errore o anche grande, vi prego, insomma, di dirmelo. Lo stile Ghibli è più di un'estetica. Loro, gli inventori, volevano portare all'interno dei film di animazione proprio una emozione. Linee morbide, colori molto tenui, silenzi pieni di significato. È un modo dove la natura è protagonista, la lentezza è un valore aggiunto, questa lentezza che forse, non so cosa ne pensate, è il caso un po' di ritrovare, invece di scroll di video molto molto veloci. Ed ora passiamo alla parte 2, e cioè capire cosa succede quando c'è questo incontro tra l'AI, l'intelligenza artificiale, e lo stile Ghibli. Ora arriva il bello, perché immaginiamo di mettere questa estetica all'interno dell'intelligenza artificiale. Nasce la ghiblificazione, un fenomeno che sta letteralmente invadendo TikTok, Instagram, Reddit e tutti i vari social, YouTube compreso, perché se andate a vedere quanti video e quante copertine stile Ghibli ci sono, ormai ad esempio su Facebook tutti si mettono la propria immagine con stile Ghibli. Ho fatto poco fa un video per dire guardate che ChatGPT la nuova frontiera della creazione delle immagini di ChatGPT non è solo stile Ghibli, quella è una delle cose nuove che hanno introdotto, ma veramente una cosa molto molto più interessante. Ma adesso vi porto con me all'interno di una mini esperienza stile Ghibli. Insomma, facciamo qualche esempio. Andiamo a vedere su ChatGPT esempi pratici, mettiamo ad esempio una mia foto e vediamo come la ghiblifica. Andiamo proprio all'interno di ChatGPT e metto una mia foto. Eccola qui, guardate, questa è una mia foto, adesso te la faccio vedere. Questa è una mia foto e adesso gli dico di ghiblificarla. Gli dico mi fai l'immagine in stile Ghibli? E vado e batto invio. Guardate come adesso ChatGPT con il nuovo sistema 4O tenterà
di fare la mia foto in stile Ghibli. Fate attenzione, cosa che vi dicevo anche nell'altro video, che se non hai visto ti consiglio perché ti faccio vedere tante altre applicazioni di questo nuovo sistema 4O della generazione delle immagini da parte di ChatGPT. Ci metterà un po' di tempo, probabilmente cambierà i miei connotati per privacy, ma guardate come adesso inizia tutta la generazione. Adesso te la faccio vedere perché anche la generazione è molto interessante. Guardate, è ovvio che io qui adesso questa è poco indicativa, però guardate come ad un certo punto ha schematizzato questa parte dietro ed eccomi qui, come se io fossi un cartone animato giapponese, di quelli proprio però dello stile Ghibli. Guardatemi, ecco, insomma, guardate come sta generando via via queste immagini. Ecco, vedete come i colori sono morbidi, l'atmosfera è un'atmosfera serena, questi occhi molto grandi, molto più grandi di quelli che ho, e come dire, un nuovo vento. Guardate come anche ha riprodotto tutta l'ombra dietro di me. Insomma, una cosa davvero molto molto interessante. Ma andiamo ancora avanti perché adesso non solo possiamo prendere delle immagini e trasformarle in stile Ghibli, perché questo è relativamente semplice, ma andiamo ad utilizzare anche dei prompt. Quindi mettiamo dei prompt interessanti e vediamo come risponde. Ad esempio, guardate, un piccolo cottage su un'isola fluttuante, intanto gli diamo di farlo, su un'isola fluttuante circondato da nuvole, bambini che volano con gli ombrelli in stile Ghibli, illuminazione cinematografica, texture ed acquerello. Diciamo è ancora di più una specificazione dello stile Ghibli, quindi gli ho voluto dire guarda fammelo in stile Ghibli ma rappresentami questa cosa. Quindi andremo a vedere come adesso la sta generando, ancora non è iniziato, poi come inizia te la metto, andiamo a vedere come lo fa. Quindi questo per dire che non solo possiamo mettere delle immagini nostre e ghiblificarle, ma anche fare tutta una serie di animazioni, di immagini che abbiano questo stile molto molto interessante. Rimani fino alla fine perché alla fine vorrei darti anche una interpretazione del perché in questo momento abbiamo bisogno e quindi sta esplodendo questa moda. Andiamolo a vedere, guardate, la sta generando così in tempo reale e guardate questi splendidi bambini che stanno con degli ombrelli volando. Guardate l'atmosfera, come sempre un'atmosfera rilassata, un'atmosfera molto serena, un'atmosfera che ispira lentezza, che ispira riflessione, che ispira, come dire, calma, ecco, diciamo così. Guardate come lo sta mettendo, veramente molto, molto carino a mio avviso, questa casetta così sospesa nel cielo e questi bambini che volano nel cielo. Ma direi di andare avanti, facciamo un altro esempio e poi diamo le conclusioni. Guardate quest'altro, ritratto di un uomo che sorride in stile Ghibli, andiamo, poi ve lo leggo, in stile Ghibli, acquerello, luce soffusa, toni pastello, foresta magica sullo sfondo, vabbè, sullo sfondo avrei dovuto dirgli. Anche in questo caso andremo a vedere qual è l'atmosfera che ci restituisce ChatGPT. Eccolo qui, lo sta costruendo, andiamolo a vedere live, diciamo insieme, e guardate questa foresta incantata che è sullo sfondo, guardate anche la velocità con cui adesso sta facendo l'immagine e questo uomo sorridente, occhi molto grandi e guardate anche sempre lo stile di questa camicia a quadri, guardate anche sopra, scusa mi chiudo, guardate anche sopra come io avevo una camicia a quadri, sì, ce l'avevo anch'io, io sono stile Ghibli, guardate, anche l'originale è un po' stile Ghibli, io ho diverse camicie a quadri e guardate come invece l'ha sistemato in un altro modo. Bene, ci siamo resi conto insomma di che cos'è questo stile Ghibli. Ora ci chiediamo cosa ne pensa l'autore, cioè cosa dice, non si è ancora espresso, ma in un documentario del 2016, guardando una dimostrazione animata da un algoritmo, già nel 2016 c'erano delle cose fatte dall'intelligenza artificiale, diciamo non proprio dell'intelligenza artificiale, ma diciamo un'animazione fatta solamente a computer, lui ha detto, beh, questa arte è priva di vita. L'arte è un atto umano,
lento, imperfetto, ma profondo. Io sono profondamente convinto che è così, nel senso, soprattutto sulla lentezza, no? È una cosa che noi dobbiamo riscoprire, non so cosa voi ne pensate, ma esistono anche dei testi della lentezza all'interno delle scienze, della matematica. Tutto ciò che è veloce porta con sé approssimazione, tutto ciò che è lento porta con sé pensiero, porta con sé un qualcosa che viene dal di dentro. E allora, la ghiblificazione ci emoziona perché è bello o perché ci manca qualcosa? Stiamo giocando un po' con uno stile poetico, io non sono tanto bravo, però magari scrivimelo qui nei commenti, ti prego. Stiamo cercando un rifugio dalla freddezza del mondo digitale? Siamo così tanto abituati ormai all'intelligenza artificiale, alla velocità, che non è che magari ci serve un rifugio. Ed ecco perché questa ghiblificazione adesso sta esplodendo all'interno e sta diventando proprio un fenomeno all'interno della rete. Guardate, su Facebook ormai la gente toglie gli amici che mettono immagini ghiblificate. Ci sono anche diversi articoli online, perché l'AI non copia semplicemente, ma sta generando qualcosa, reinventa, rimescola, costruisce nuove immagini che ricordano lo stile Ghibli, ma che sono completamente nuove. È una sfida un po' anche alla creatività, ma anche una grande, grande opportunità. E allora, insomma, per alcuni è una rivoluzione revisiva, per altri un pericolo per l'arte autentica. Ma noi ci dobbiamo chiedere, il Ghibli Style è solo una tendenza oppure un bisogno? Abbiamo bisogno di questa magia, di questa lentezza, di immagini che davvero parlino al cuore e che non siano fredde? E soprattutto, ma non è che ne abbiamo bisogno proprio quando nascono da un algoritmo? Chiediamocelo, chiediamoci questa cosa, vi prego di scrivermi qui nei commenti cosa ne pensate voi, perché davvero possiamo aprire un bel dialogo. Mi è piaciuto a me questo video, mi sta piacendo, perché mi piace non solo farvi vedere delle cose, ma riflettere con voi. Che ne pensate della ghiblificazione? Avete mai provato a trasformare le vostre immagini in stile Ghibli? Beh, scrivetemi tutti nei commenti, fatemi sapere quali sono le vostre creazioni e se il video vi è piaciuto e vi prego mettete un like ed iscrivetevi. Qui da qualche parte vi compariranno tutti gli altri miei social, vi prego di iscrivervi e vi compariranno anche altri video che io sto facendo sull'intelligenza artificiale. Ciao, teniamoci in contatto. Grazie di tutto.